Il bicchiere di vino si frantumò sul pavimento di legno, il liquido rosso che si sparse come sangue sul tappeto costoso che Jessica aveva insistito di comprare l'anno scorso. Ma non fu il vetro rotto a far tacere tutti nella stanza. Fu quello che mia moglie aveva appena urlato a me davanti a 12 dei suoi amici più stretti. Sei un perdente inutile, Brandon. Un fallimento completo e totale. Il suo volto era arrossato, non riuscivo a capire se per i 3 bicchieri di Chardonnay o per la rabbia pura. I suoi amici restarono immobili, alcuni con la bocca aperta, altri improvvisamente molto interessati ai loro telefoni. La cena che stavamo ospitando, quella che Jessica aveva passato 2 settimane a organizzare per impressionare queste persone, era appena implosa. E sai cosa fe? Guardai mia moglie da 9 anni, questa donna con cui avevo costruito una vita, e dissi le 5 parole che avrebbero cambiato tutto. Sai una cosa? Hai ragione. Mi chiamo Brandon Foster. Ho 37 anni e fino a 6 mesi fa pensavo di avere un matrimonio abbastanza buono. Non perfetto, ma solido. Di quelli in cui ti completi le frasi a vicenda e sai come l'altro prende il caffè. Io e Jessica ci siamo conosciuti all'università, ci siamo sposati a 28 anni, abbiamo comprato una casa in periferia e ci siamo sistemati in quella che credevo fosse una partnership confortevole. Lavoro come ingegnere software senior in un'azienda tecnologica di medie dimensioni. Niente di glamour, ma stabile. Guadagno $120.000 l'anno, che nella nostra città è una cifra decente, ma non eccezionale. Jessica lavora nel marketing per un marchio di moda di lusso, con un reddito di circa $85.000. Insieme stavamo bene. Non ricchi, ma comodi. Potevamo permetterci il mutuo, 2 vacanze all'anno e lo stile di vita che Jessica aveva sempre desiderato. Ma da qualche parte lungo la strada, il comodo ha smesso di bastarle. Le crepe sono cominciate a mostrarsi circa un anno fa. All'inizio piccole cose. Jessica parlava del marito della sua collega Amanda, appena diventato socio in uno studio legale, o del fidanzato della sua amica Britney, che aveva fondato una startup finanziata da Venture Capital. All'inizio non ci feci caso. Tutti si confrontano con gli altri a volte. Poi arrivarono i commenti sul mio lavoro. Quando cercherai qualcosa di meglio, Brandon? Sei nella stessa azienda da 6 anni. Oppure, non vorresti fare qualcosa di più eccitante che stare tutto il giorno a programmare? Cercai di spiegare che mi piaceva il mio lavoro, che la stabilità contava, che non tutti dovevano essere CEO o fondatori di startup per avere una carriera significativa, ma Jessica si era convinta che stavamo perdendo una gara invisibile che io nemmeno sapevo di correre. La sera della cena, tornai a casa esausto. Avevamo avuto un grave guasto di sistema tutta la settimana e avevo fatto turni di 12 ore per risolverlo. Jessica mi aveva mandato 3 messaggi durante il giorno, ricordandomi di essere a casa entro le 6 perché i suoi amici sarebbero arrivati alle 7. Arrivai alle 6:45. Sei in ritardo, disse appena varcai la soglia. I suoi occhi erano già freddi, valutanti. Si stava preparando dalle 4 del pomeriggio, capelli e trucco perfetti, indossava un vestito che probabilmente costava più di tutto il mio guardaroba. Lo so. Scusa. Il guasto al lavoro. Non voglio sentire i tuoi problemi di lavoro, Brandon. Cambiati. Qualcosa di carino, non i soliti pantaloni cachi. Feci una doccia veloce. Indossai la camicia e i pantaloni che aveva steso sul letto come se fossi un bambino incapace di vestirsi da solo, e scesi proprio mentre arrivavano i primi ospiti. La serata iniziò normalmente. Gli amici di Jessica erano il solito gruppo. Amanda e suo marito Kyle, l'avvocato appena diventato socio. Britney e il suo fidanzato Devon, il tipo della startup. Sara e suo marito Marcus, che lavorava in investment banking. Poi c'erano le donne single, colleghe di Jessica, che sembravano vedere il matrimonio come uno sport competitivo in cui vince chi ha il marito più ricco e di successo. Feci la mia parte, sorrisi, preparai i drink, portai gli antipasti. Jessica aveva passato il pomeriggio a preparare tutto. Sentivo il suo sguardo su di me,
che valutava ogni interazione, assicurandosi che non la facessi vergognare. Allora, Brandon, disse Kyle sorseggiando il bourbon. Jessica ha detto che sei ancora da data ore. Hai intenzione di fare carriera, entrare in management. Sono contento dove sono, risposi. Mi piace il lavoro tecnico. Il management significa più politica, meno programmazione. Ma non vuoi guadagnare di più? Intervenne Devon, il tipo della startup che probabilmente dormiva in felpa con cappuccio. Con la tua esperienza potresti lavorare in una delle grandi aziende tech. Google, Amazon, Facebook. Prima che potessi rispondere, Jessica tagliò corto. Oh, Brandon non è ambizioso così. È contento del suo lavoretto. Il modo in cui disse il lavoretto il fece male, ma forzai un sorriso e cambiai argomento. La cena fu tesa. Sentivo la frustrazione di Jessica crescere ogni volta che qualcuno chiedeva del mio lavoro e io davo risposte che, evidentemente, non erano abbastanza impressionanti. Quando Marcus iniziò a parlare del suo ultimo affare, un'acquisizione da $50 milioni, vidi la mascella di Jessica serrarsi. Deve essere bello, disse Jessica. Lavorare in un campo dove la gente fa davvero qualcosa. Cosa vuoi dire? Chiesi. Niente. Solo che alcuni hanno ambizione e altri si accontentano di galleggiare. La conversazione si inceppò. Amanda cercò di cambiare argomento parlando del loro prossimo viaggio in Italia. Mi scusai per andare a prendere altro vino in cucina, e fu allora che lo sentii. La voce di Jessica, tagliente e chiara, arrivò dalla sala da pranzo. Sono così stanca di accontentarmi della mediocrità. Pensavo che Brandon sarebbe diventato qualcuno, ma è solo bloccato. Rimasi lì in cucina, bottiglia di vino in mano, a elaborare quello che avevo appena sentito. Mia moglie mi stava sputtanando con i suoi amici mentre io ero nella stanza accanto. Quando tornai, l'atmosfera era cambiata. Tutti sapevano che avevo sentito. Il volto di Jessica era sfidante, non scusante, come se volesse che sapessi cosa pensava davvero. Tutto a posto, chiese Sara piano. Tutto va bene, dissi, versando il vino con mani sorprendentemente ferme. Ma non era vero. Per l'ora successiva, Jessica fece continue frecciatine sul mio lavoro, sulla mia macchina, una Honda Accord affidabile di 8 anni, sui miei vestiti noiosi, sui miei hobby, leggere fantascienza e giocare ai videogiochi con mio fratello nei weekend come se fossero difetti imperdonabili. Ogni commento era come un taglietto di carta, piccolo, ma che si sommava. Poi arrivò il dessert. Jessica stava servendo la torta al cioccolato quando Britney parlò della startup di Devon finita su TechCrunch. È incredibile, esclamò Jessica. Brandon non potrebbe mai fare una cosa del genere. Non ha la spinta. Jessica, dissi piano. Non è giusto. Non è giusto essere sposata con qualcuno che ha rinunciato alla vita. La stanza si fece silenziosa. Non ho rinunciato a niente, dissi, mantenendo la calma. Ho un buon lavoro che mi piace. Abbiamo una bella vita. Non capisco perché non ti basti. Perché voglio di più, urlò lei. Ora tutti erano chiaramente a disagio. Voglio un marito che vada da qualche parte, non uno che si accontenta di essere nella media. Non sono nella media. Semplicemente non sono quello standard impossibile che hai deciso io debba raggiungere. Sei esattamente nella media, Brandon. Sai cosa ha detto Amanda quando le ho detto quanto guadagni? Ha riso, perché suo marito guadagna 4 volte tanto. La startup di Devon vale 20 milioni. Marcus ha appena comprato una seconda casa agli Hamptons. E noi cosa abbiamo? Questa casetta è la tua Honda di 8 anni. 8 anni, correggo, e sento la stanchezza nella mia voce. E questa casa non è piccola. Sono 220 metri quadrati. È piccola rispetto a quello che potremmo avere se solo ti impegnassi di più. Fu allora che mi alzai. Penso che dovremmo parlare di questo in privato. No, disse Jessica, alzando la voce. Sono stanca di fingere che vada tutto bene quando non è così. Sono stanca di fare scuse per te con i miei amici.
Sono stanca di essere sposata con qualcuno che non va da nessuna parte. Il bicchiere di vino nella sua mano cadde a terra. Il vino rosso si sparse sul tappeto. 12 persone ci fissavano inorridite. E fu allora che lo dissi. Sai una cosa? Hai ragione. Jessica sbatté le palpebre, sorpresa dal mio accordo. Cosa? Hai ragione. Sono un perdente. Almeno sono il tuo perdente. E sai una cosa? Mollo. Mollo cosa? Di essere il tuo perdente. Di essere il marito deludente per cui devi sempre trovare scuse. Di essere quello che non basta mai, qualunque cosa faccia. Togliersi la fede nuziale dal dito. Proprio così. 9 anni di matrimonio ridotti a un pezzo d'oro che tenevo nel palmo della mano, freddo e pesante. Brandon, cosa stai facendo? La voce di Jessica era cambiata, incerta. Ho finito, dissi semplicemente. Vuoi qualcuno che guadagni di più? Che impressioni i tuoi amici? Cercalo. Sono sicuro che esiste, ma non sono io, e sono stanco di scusarmi per questo. Posai la fede sul tavolo e mi avviai verso la porta. Non puoi andartene così, Jessica urlò. Abbiamo ospiti. I tuoi ospiti, correggo. I tuoi amici che vuoi tanto impressionare. Intrattienili tu. Presi le chiavi e uscii di casa mia, lasciando mia moglie in piedi nella nostra sala da pranzo, circondata dai suoi amici sbalorditi. Se questa storia ti sta piacendo e vuoi sapere cosa è successo dopo, premi il pulsante per iscriverti e lascia un commento qui sotto raccontando se ti è mai capitato che le parole di qualcuno ti abbiano spinto oltre il limite. E non dimenticare di mettere mi piace a questo video, così più persone potranno scoprire queste storie. Guidai fino a casa di mio fratello. Tyler abitava a 20 minuti da qui, in un appartamento modesto con la sua ragazza Emma. Era 3 anni più giovane di me, insegnava alle superiori e non si era mai preoccupato di impressionare nessuno. Quando aprì la porta alle 10 di sera, mi guardò in faccia e disse: «Che è successo?» Gli raccontai tutto. La cena, gli insulti, Jessica che mi chiamava un perdente inutile davanti ai suoi amici. «Caspita», disse Tyler quando finii. Sapevo che Jessica era diventata un po' materialista ultimamente, ma non immaginavo fosse così grave. Nincio. O forse lo sapevo e non volevo vederlo. Emma mi portò del tè, un gesto così normale e gentile che quasi mi vennero le lacrime. «Puoi restare qui tutto il tempo che vuoi», disse. «Il divano è comodo. Troverò un posto domani. Avevo solo bisogno di un posto dove andare stanotte». Il telefono cominciò a vibrare. Messaggi da Jessica. Prima arrabbiati, poi confusi, poi disperati. «Cosa stai facendo? È ridicolo. Torna a casa, Brandon. Dobbiamo parlare. Stai esagerando. I miei amici sono ancora qui. È umiliante. Per favore, torna». Spensi il telefono e mi addormentai sul divano di Tyler, esausto in un modo che non aveva nulla a che fare con le ore di lavoro. La mattina dopo mi svegliai con 47 chiamate perse e 23 messaggi. La maggior parte erano di Jessica, ma alcuni da numeri che non conoscevo. Scorsi i messaggi mentre bevevo il caffè che Tyler aveva preparato. Poi vidi il messaggio di Sara, la moglie di Marcus. Aveva preso il mio numero da Jessica. «Brandon, sono Sara. Volevo solo dirti che quello che ha fatto Jessica ieri sera è stato completamente fuori luogo. Non te lo meritavi. Mi vergogno di non aver parlato durante la cena. Sappi che non tutti pensavamo quelle cose su di te. Sembri una brava persona che cerca solo di vivere la sua vita». Fissai quel messaggio a lungo. Poi ne arrivò un altro, di Amanda. «Ciao Brandon, sono Amanda. Mi sento terribile per ieri sera. Jessica dice da un po' cose preoccupanti sul vostro matrimonio, e avrei dovuto dirtelo. Dopo che te ne sei andato, le cose sono diventate strane. Se vuoi parlare, fammi sapere». Strane? Cosa voleva dire?
Risposi subito. Cosa intendi per cose strane? Lei rispose in fretta. Possiamo vederci per un caffè? Ci sono cose che dovresti sapere. Ci incontrammo in un Starbucks vicino al suo ufficio quel pomeriggio. Amanda sembrava a disagio, mescolava il latte del suo caffè senza berlo. Non so come dirtelo, cominciò. Quindi lo dirò semplicemente. Dopo che te ne sei andato ieri sera, Jessica è crollata completamente. Ha cominciato a piangere, diceva che non lo pensava, che era solo stressata. Ma poi Britney ha detto qualcosa che ha fatto tutto avere senso. Cosa ha detto? Ha chiesto a Jessica se aveva già parlato con Connor. Chi è Connor? Amanda mi guardò con una specie di pietà. Connor Hayes lavora nella società di Jessica, vicepresidente della strategia digitale, guadagna circa $300.000 l'anno, guida una Tesla, ha appena comprato un attico in centro. Lo stomaco mi si chiuse. E Jessica lo conosce. Come? Stanno lavorando insieme su alcune campagne, ma Brandon, il commento di Britney lasciava intendere che fosse più di questo. E quando ha pronunciato il suo nome, Jessica è diventata bianca, ha cominciato a dire che non era così, che erano solo amici. Da quanto tempo va avanti questa cosa? Non so se stia succedendo davvero qualcosa, ma il modo in cui tutti hanno reagito, il modo in cui Jessica ha reagito, c'è qualcosa. O almeno Jessica ha pensato che ci fosse qualcosa. Mi appoggiai allo schienale della sedia, cercando di elaborare quelle informazioni. Quindi, mi stava paragonando a questo tipo. Credo di sì. E penso che ieri sera, con tutti noi lì, stesse cercando di giustificare a se stessa perché tu non fossi abbastanza. Come se stesse costruendo un caso. Un caso per cosa? Per lasciarti o per qualunque cosa stia pianificando. Guidai di nuovo verso l'appartamento di Tyler in silenzio. Il mio matrimonio non stava solo crollando perché non ero abbastanza ambizioso. C'era un altro uomo, o almeno l'idea di un altro uomo, qualcuno che rappresentava tutto ciò che Jessica pensava di volere. Quella sera, Jessica si presentò alla porta di Tyler. Come hai fatto a sapere che ero qui? Chiesi, bloccando l'ingresso. Dove altro dovrei andare? Sembrava uno straccio. Il trucco sbavato, gli occhi rossi. Brandon, dobbiamo parlare. Cosa è successo ieri sera? Mi hai chiamato un perdente inutile davanti ai tuoi amici. Ero ubriaca. Non lo pensavo. Sì che lo pensavi. Forse non volevi dirlo ad alta voce, ma lo pensavi. E onestamente, Jessica, credo che lo pensi da un po'. Non è vero. Ti amo, vero? Perché non sembra amore quando qualcuno ti dice continuamente che non sei abbastanza? Quando ti paragona a tutti gli altri mariti e ti trova sempre carente? Quando apparentemente si sta avvicinando a un tipo al lavoro che guadagna di più? Il suo volto divenne pallido. Chi ti ha parlato di Connor? Importa? È vero. Non è successo niente, disse in fretta. Siamo solo amici. Lavoriamo insieme. Ma tu vuoi che succeda qualcosa? Non rispose, e quello fu già una risposta. Jessica, credo che sappiamo entrambi che questo matrimonio è finito da tempo. Solo che non volevamo ammetterlo. No, disse, con le lacrime che cominciavano a scendere. Possiamo sistemare tutto. Possiamo andare in terapia. Smetterò di paragonarti. Io. Farai cosa? Improvvisamente starai bene con me che sono solo un uomo normale con un lavoro normale. Perché non cambierò, Jessica? Questo sono io. Mi piace il mio lavoro. Mi piace la mia vita. O almeno mi piaceva prima che tu mi facessi sentire che tutto di me era sbagliato. Non volevo farti sentire così, ma l'hai fatto. E non posso vivere con qualcuno che mi guarda come se fossi una delusione. Rimanemmo lì, sulla soglia di Tyler, 9 anni di matrimonio che si sgretolavano tra noi come cemento vecchio. Allora è finita, chiese lei. Ti arrendi? Non mi arrendo. Scelgo me stesso.
Per la prima volta dopo tanto tempo, scelgo di stare con qualcuno che mi apprezza davvero, anche se quella persona sono solo io. Brandon, passerò a prendere le mie cose questa settimana. Possiamo sistemare il resto dopo, ma ora ho bisogno di spazio. E onestamente, credo che anche tu debba capire cosa vuoi davvero. Chiusi la porta con delicatezza, lasciando mia moglie nel corridoio dell'appartamento di mio fratello, finalmente consapevole che intendevo ogni parola. Le settimane successive furono un turbine di avvocati, carte e divisioni di una vita costruita insieme. Jessica provò a riconciliarsi più volte, ma ogni volta vedevo che lo faceva solo perché aveva paura di restare sola o perché le sue amiche le avevano detto che aveva sbagliato, non perché mi vedesse davvero in modo diverso. La verità venne fuori alla fine. Connor Hayes era stato interessato a Jessica, aveva flirtato con lei al lavoro, facendola sentire speciale in modi che diceva io non facevo più. Avevano pranzato insieme, si erano scambiati messaggi a tarda notte su cose di lavoro che non avevano nulla a che fare con il lavoro. Ma niente era successo, insisteva Jessica durante uno dei nostri incontri per la separazione. Non abbiamo mai superato quel limite. Tu l'hai superato nella tua testa, dissi io. E questo è quasi peggio, perché mi hai fatto diventare il cattivo della tua storia per giustificare qualunque cosa stessi pianificando. Non stavo pianificando niente. Sì che lo stavi. Stavi pianificando la tua uscita. Volevi solo assicurarti che io sembrassi il cattivo così le tue amiche ti avrebbero dato ragione. Non poté negarlo. Il divorzio si concluse in 4 mesi. Dividemmo tutto a metà, vendemmo la casa, dividemmo i risparmi. Mi trasferii in un appartamento con una camera vicino all'ufficio, comprai qualche mobile da Ikea e cominciai a ricostruire la mia vita. 6 mesi dopo quella cena, incontrai Amanda in un bar. Brandon, come stai? Bene, anzi, molto bene. Mi fa piacere. Senti, non ti ho mai detto, ma dopo quella sera molti di noi hanno smesso di frequentare Jessica. Quello che ha fatto è stato inaccettabile. E cosa è successo con lei e Connor? Amanda rise, ma senza alcun umorismo. Sono stati insieme per circa 2 mesi. Si è scoperto che Connor era esattamente il tipo di uomo che Jessica pensava di volere. Ambizioso, ricco, impressionante. Ma era anche un workaholic che non c'era mai e la trattava come un accessorio. Veniva da me a piangere perché lui non la vedeva davvero, voleva solo una bella presenza per gli eventi aziendali. Karma, insomma. L'ultima volta che ho saputo, lui l'ha lasciata per una più giovane. Sta cercando di uscire con qualcuno, ma a quanto pare avere la reputazione di chiamare tuo marito un perdente inutile in pubblico non ti rende molto attraente per uomini di qualità. Avrei dovuto sentirmi giustificato, ma soprattutto mi sentivo triste. Triste per gli anni sprecati. Triste per la persona che Jessica era diventata. Triste per il matrimonio che avremmo potuto avere se solo lei si fosse accontentata di quello che avevamo invece di inseguire una fantasia di ciò che potevamo essere. Ma non ero triste per la mia vita. Il mio lavoro andava bene. Ero stato promosso a capo architetto, con un aumento significativo che Jessica non avrebbe mai saputo. Stavo frequentando una nuova ragazza, Rachel, una bibliotecaria che avevo conosciuto a un club del libro a cui Tyler mi aveva trascinato. A lei piaceva il mio lavoro stabile, non lo trovava noioso. Le piaceva che fossi contento delle cose semplici, che non avessi bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Sai cosa amo di te? Mi disse una sera a cena in un modesto ristorante italiano. Sei semplicemente te stesso. Niente finzioni, niente tentativi di essere ciò che non sei. È rinfrescante. Ed è allora che capii ciò che Jessica non aveva mai compreso. Essere un perdente inutile era vero solo se misuravi il tuo valore con gli standard di qualcun altro, con conti in banca, titoli di lavoro e l'impressionare la gente alle feste. Ma se lo misuri con le cose che contano davvero, gentilezza, integrità, essere fedeli a se stessi, non sono mai stato un perdente. Ero solo sposato con qualcuno che non riusciva a vedere valore in nulla che non avesse un prezzo. 3 mesi fa,
ricevetti un messaggio da Jessica, mi manchi. Ho fatto un errore terribile. Possiamo parlare? Rimasi a fissare quel messaggio a lungo, ricordando l'uomo che ero stato quella sera alla festa. L'uomo che ne aveva avuto abbastanza, che aveva scelto se stesso invece di qualcuno che non sarebbe mai stato soddisfatto. Poi scrissi, spero che tu trovi ciò che cerchi, Jessica. Davvero. Ma non sono io e non lo sarò mai più. Abbi cura di te. E lo pensavo davvero. Non ero più arrabbiato. Ero solo libero. Ho 38 anni ora. Lavoro ancora nella stessa azienda, guido ancora una Honda, vivo ancora nel mio modesto appartamento. Ma sono più felice di quanto non sia stato in anni, perché finalmente ho imparato che l'unica persona che può definire il tuo valore sei tu. E io non sono inutile. Non lo sono mai stato. Ero solo sposato con qualcuno che non riusciva a vedere il mio valore perché era troppo occupata a guardare i cartellini degli altri. La cosa migliore che mi sia mai capitata è stata che Jessica mi chiamasse perdente davanti ai suoi amici, perché mi ha svegliato. Mi ha fatto capire che stavo vivendo cercando di essere abbastanza per qualcuno che non sarebbe mai stato soddisfatto. E mi ha dato la spinta di cui avevo bisogno per dire finalmente le parole che hanno cambiato tutto. Sai una cosa? Hai ragione. Hai ragione a dire che avevo finito di essere il suo perdente. Hai ragione a dire che meritavo di meglio. Scrivi che era ora di andarsene. Se questa storia ti ha toccato, se ti sei mai sentito non abbastanza per qualcuno, per favore condividila. Lascia un commento qui sotto con le tue esperienze con persone che non riuscivano a vedere il tuo valore. E ricorda, l'unica opinione che conta davvero sulla tua vita è la tua. Iscriviti a questo canale per altre storie di persone comuni in situazioni straordinarie. E premi il tasto mi piace per aiutare altri a trovare questo messaggio. Perché da qualche parte là fuori, qualcuno ha bisogno di sentire che non è un perdente solo perché qualcuno glielo ha detto. A volte la cosa più coraggiosa che puoi fare è smettere di cercare di dimostrare qualcosa a chi non sarà mai soddisfatto, e a volte la miglior vendetta è semplicemente vivere bene senza più dover dimostrare nulla a nessuno.